Nel 238 a.C., il 45° anno dalla stipula della pace tra Roma e i Galliboi, a seguito della sconfitta cocente subita da questi ultimi e dai loro alleati etruschi nella battaglia che abbiamo ricordato come Battaglia degli Adolescenti, riprendono le ostilità tra Roma e i Celti in Italia. Di questo leggiamo in due autori tardi, Orosio e Cassio Dione, che in qualche modo sembrano indicare una sorta di iniziativa romana nella riapertura delle ostilità, anche se probabilmente in realtà a Roma andava imputato semplicemente l'inizio di una vera e propria campagna militare in reazione ad un clima di tensione e di attriti che doveva andare avanti da almeno 30 anni, ovvero dalla fondazione nel 268 a.C. della colonia romana di Ariminum, l'odierna Rimini. Incrociando infatti Cassio Dione e Orosio con Polibio, ci rendiamo conto che probabilmente i territori compresi tra Rimini e il corso del fiume Montone, che, ricordiamolo, segnava i confini settentrionali di quelle che erano state le terre dei Galli Senoni, non dovevano mai essere state del tutto pacificate, ma al contrario dovevano essere una sorta di terra di nessuno, contesa da una parte dai Romani e dall'altra dai Galli Boi e dai Galli Lingoni, che probabilmente avevano accolto tra di loro ciò che rimaneva dei Senoni che erano stati espulsi dalle loro terre da Dolabella. Le ostilità cominciano con un esercito guidato dal console Publio Valerio Falto che si dirige verso nord, ci dicono le fonti, per dare battaglia ai Galli Boi e a quei Galli che con loro confinavano. Quindi appunto un chiaro riferimento ai Lingoni, che popolavano l'area del Ferrarese e le zone intorno ai centri di Spina e di Adria. Il primo scontro tra le truppe del console Falto e le truppe galliche si risolve con una vittoria dei Celti. L'esercito di Falto viene respinto e il console lascia ben 3.000 legionari sul terreno. Dopo la sconfitta, però, giungono dei rinforzi da Roma per ingrossare le truppe del console, delle quali purtroppo non conosciamo l'entità precisa. Riavutosi, il console Falto marcia nuovamente verso nord, non sappiamo esattamente il teatro degli scontri, ma evidentemente doveva rispondere all'area compresa tra Rimini e il corso del Montone, e nuovamente il console Falto dà battaglia ai Celti e questa volta vince, riuscendo a uccidere 14.000 Galli e a catturarne 2.000. In ogni caso, però, la vittoria di Falto non è decisiva, poiché vedremo che le operazioni militari riprenderanno già l'anno successivo. L'anno successivo alla campagna del console Falto, i due nuovi consoli in carica, Lucio Lentulo e Quinto Flacco, muoveranno nuovamente contro i Galli e, da quanto leggiamo in Cassio Dione, attraverseranno il corso del Montone e penetreranno a fondo in territorio celtico. Cassio Dione non specifica nel dettaglio gli scontri che si susseguono, però ci dice che finché le armate consolari, finché i due consoli continuano ad operare insieme, uniti, risultano imbattibili. Ad un certo punto, però, con l'intento di accumulare ognuno maggior bottino, i due consoli si dividono e Dione ci dice che cominciano a saccheggiare due diversi distretti delle terre dei Galli. Ragionevolmente quindi un console si è diretto verso i Boi, mentre un altro si è diretto verso i Lingoni. Dei due consoli, Quinto Flacco ad un certo punto si trova in gravi difficoltà, poiché leggiamo che di notte il suo accampamento viene circondato da un'enorme forza celtica. Purtroppo non conosciamo nel dettaglio lo svolgersi degli eventi, però Cassio Dione ci dice che in un combattimento che avviene immediatamente dopo, non sappiamo se un assalto dei Galli all'accampamento oppure una sortita del console nel tentativo di sfondare l'accerchiamento, i Celti vengono comunque sconfitti e messi in fuga. E a seguito di questo combattimento le due armate consolari riescono a rientrare in territorio romano cariche di bottino. Di nuovo però anche in questo caso non si tratterà di una campagna decisiva e conclusiva, perché vedremo ancora nuove ostilità
tra Roma e i Galli l'anno successivo. Polibio scrive che nel 236 a.C., a seguito delle scaramucce e degli scontri che si erano susseguiti negli anni precedenti lungo il confine tra le terre dei Romani e quelle dei Galli, e quindi oggettivamente si sta riferendo a quei fatti che ci sono stati riportati in maniera un po' più dettagliata da Orosio e da Cassio Dione, i re dei Boi, Atis e Galatus, avevano inviato in Gallia Transalpina dei messaggeri con il compito di invitare in Italia delle nuove tribù galliche affinché valicassero le Alpi e facessero causa comune con loro contro i Romani. Polibio non specifica la natura di queste nuove tribù galliche, ma anche alla luce dei successivi sviluppi dei conflitti tra Romani e Celti in Italia, è probabile che lui non si stia riferendo propriamente a dei popoli veri e propri, a delle tribù galliche vere e proprie, ma in realtà ai Galli gesati, quella realtà che costituiva bande guerriere di mercenari di professione, carichi anche di particolari valenze sacrali, che erano soliti combattere per il soldo e scendere in battaglia nudi. Secondo Cassio Dione, la ricerca di alleati, o piuttosto, come abbiamo visto, più probabilmente mercenari, avviene immediatamente dopo la sconfitta subita per mano del console Flacco. Appena i Transalpini giungono presso le terre dei Boi, Atis e Galatus costituiscono un enorme esercito, marciano verso sud, varcano il corso del Montone ed arrivano addirittura sotto le mura di Rimini, dove nel frattempo sono giunti per difenderla i due consoli in carica, Publio Lentulo e Licinio Varo. I due re dei Boi inviano ai consoli dei messaggeri, richiedendo l'abbandono della colonia di Rimini, la cessione di tutte le campagne circostanti e ovviamente il ritiro delle forze militari romane dalla zona. I due consoli però ribattono che non sono in posizione, non hanno l'autorità per poter accettare qualcosa del genere e al contrario propongono ai re dei Boi di inviare i messaggeri a Roma perché presentino la loro richiesta al Senato. I re dei Boi accettano, i messaggeri gallici giungono a Roma in Senato, ma ovviamente la loro richiesta viene rifiutata. Quando però i messaggeri tornano sotto le mura di Rimini portando il rifiuto del Senato, trovano una situazione che è completamente capovolta. Polibio scrive che Atis e Galatus, quando avevano inviato gli ambasciatori in Gallia Transalpina richiedendo alle nuove tribù celtiche, ai Galli Transalpini, di unirsi a loro, lo avevano fatto senza aver chiesto precedentemente l'autorizzazione all'assemblea del popolo. E questo aveva creato un profondo disagio, una profonda ostilità nei Galli Boi nei confronti sia dei loro monarchi sia dei nuovi arrivati. Un disagio, un'ostilità che si era acuito talmente tanto da sfociare ad un certo punto in un conflitto aperto. I Galli Boi avevano assassinato i loro due re e avevano dato battaglia ai Galli Transalpini sotto le mura di Rimini, davanti allo sguardo trasecolato dei consoli che avevano assistito alla battaglia dalle mura. Cassio Dione invece al contrario riporta che erano stati i Galli Transalpini ad attaccare a tradimento i Boi, poiché temevano troppo i Romani e non volevano combattere contro di loro. In ogni caso, alla fine i Boi riescono ad aver ragione dei Transalpini, ma da una posizione di vantaggio si trovano al contrario ad essere loro a dover implorare ai Romani la pace. E i due consoli accettano, però richiedono in cambio dei territori, che probabilmente a questo punto dovevano essere proprio quelli compresi tra Rimini e il Montone, che da questo momento in poi non saranno più terra contesa. Vedremo come tutta questa serie di scontri che si sono susseguiti dal 238 al 236, se da una parte hanno dimostrato la solidità della colonia romana di Rimini e hanno in qualche modo pacificato
le campagne circostanti, dall'altro lato saranno la miccia che farà esplodere un conflitto su scala globale tra i Galli Cisalpini e Roma. Ma di questo parleremo la prossima puntata. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.